Patrick, si torna in Serie A, però farlo al Como per te è una cosa diversa rispetto a prima. Sì, tornare col Como in Serie A sicuramente è una cosa molto speciale per me perché comunque è la squadra della mia città, la città dove sono cresciuto personalmente e poi dove comunque ho tutti i miei amici, tutti i miei appunto familiari, quindi è sicuramente una bellissima sensazione oltre al fatto che appunto il Como non andava in Serie A da 21 anni, quindi è sicuramente una cosa bellissima. È importante avere giocatori come te che sono proprio legati alla città. La cosa bella di questa squadra è che oltre a me c'è anche Iovine, che siamo due comaschi, ed è una cosa bella e che non trovi facilmente appunto magari nelle squadre, però poi io calcisticamente sono cresciuto al Milan, non ho mai giocato al Como, però sono cresciuto con questa città, con le persone che amo e quindi diciamo che sono molto affezionato alla mia città e a questa squadra. Stanno arrivando giocatori importantissimi, alcuni giovani, ma soprattutto giocatori anche di grandissima esperienza. Che effetto ti fa? Sicuramente per la squadra avere giocatori di questo calibro, come ad esempio Reina, sicuramente e anche altri che sono arrivati, fa capire le ambizioni di questa società e le ambizioni sono tante ed è bello. Poi personalmente ho già giocato con grandi campioni ed è bello anche perché puoi imparare, puoi conoscere questi grandi giocatori e puoi imparare da loro, quindi è solo un arricchimento in più oltre che il piacere di averli in squadra. Sono arrivati tanti profili internazionali, c'è sicuramente dell'ambizione in questo progetto, quindi ti chiedo che dimensione dobbiamo immaginarci per questo Como? Qual è l'ambizione di una squadra che a tutti gli effetti è neopromossa, però magari sogna qualcosa di più? Parlarne adesso non ha senso, cioè dire cosa cerchiamo, cosa vogliamo fare. Le ambizioni sono alte e solo questa stagione dirà dove si può arrivare, ma sicuramente il primo obiettivo è quello di salvarsi. Comunque siamo una neopromossa e il primo obiettivo rimane quello, poi il resto si vedrà, però sappiamo tutti che le ambizioni sono alte. Obiettivi personali? Vuoi magari migliorare il tuo record di gol in Serie A? Ma io sì, certo, io voglio far gol sempre, voglio aiutare la squadra facendo gol, assist, tutto quello che si può fare, quindi non vedo l'ora di iniziare, sono molto carico. Che cosa ti ha dato vivere questa avventura prima scendendo di categoria e poi vivere anche la promozione del ritorno in Serie A? Che esperienza è stata? Ma la scelta che ho fatto 2 anni fa di scendere di categoria è dovuta al fatto che ho passato un periodo prima, non ho passato un bel periodo personalmente e avevo bisogno di resettare tutto, ripartire un po' dalla mia felicità, dal mio stare bene e soprattutto ripartire anche da un progetto su di me, capito? E avevo bisogno di questo e infatti è stata una scelta giusta e sono felice di averla fatta, quindi ripeto, poi si sposano tanto anche con le mie ambizioni perché sì, ho scelto di scendere 2 anni fa, però sapendo di arrivare a questo punto perché vogliamo migliorarci sia io che questa società, quindi sicuramente c'è tanta voglia di riprendersi tutto da parte mia e di far tanto con questa società. Fabregas sarà a tutti gli effetti il primo allenatore in questa stagione. E come ti trovi con lui? Allora, io il mister l'ho avuto prima da compagno di squadra, il primo anno al Como, comunque campioni di questo genere può solo che aiutarti e arricchirti. E poi l'ho avuto appunto come allenatore l'anno scorso e devo dire che sono veramente rimasto felice, era non sorpreso perché il mister già si vedeva che aveva
la qualità, il tipo, gli piaceva il gioco, gli piaceva, e quindi lui è stato bravo secondo me dall'inizio a non stravolgere tutto, ma farlo pian piano, facendo capire il suo modo di giocare, che col passare del tempo poi si è visto nelle partite. Ed è bello comunque avere un allenatore così, perché ti diverti quando sei in campo ed esalta tutte le tue caratteristiche, quindi poi io col mister vado molto d'accordo e abbiamo un bel feeling, quindi sono contento, ecco. Partiamo dallo spogliatoio al momento della promozione. Chi c'è in spogliatoio oltre alla squadra e cosa succede e cosa pensi in quei momenti? Chi c'è? In realtà io ero talmente fuori di testa lì che adesso vedo tutto, però la prima persona che ho visto è stata Henry, e ho visto Henry, ho detto cavolo, ho Henry davanti a me, cioè un campione anche lui, incredibile. E poi è venuto anche lui dentro a festeggiare con noi, poi è arrivata tutta la dirigenza, sono arrivati tutti e abbiamo iniziato tutti a urlare, cantare, è stato un momento magico. Poi in campo sotto l'arco, chi ti premia come miglior giocatore della stagione? Cosa stai provando? E mi premia Henry, appunto, e sinceramente è stato un premio, un bel riconoscimento, e sono contento di averlo vinto, e sono contento appunto di aver aiutato appunto la squadra con le mie prestazioni, con i miei gol, assist, averlo aiutato a raggiungere quell'obiettivo che volevamo tanto, quindi è solo dire grazie anche alla squadra per il premio che ho vinto, quindi è stato un momento magico anche quello. Tornando indietro a un momento a cui facevi riferimento anche prima, cioè il momento in cui Cesc da compagno di squadra diventa mister. Lì cosa hai pensato quando è avvenuto quel passaggio? Non nascondo che è stato, nel senso, così di punto in bianco, cioè nessuno se lo aspettava, però subito dal primo giorno ho fatto capire il suo intento, ho fatto capire le sue ambizioni, e tutti comunque da squadra compatta che eravamo siamo andati subito dietro, quindi ripeto, ha fatto un grande lavoro con lui, con lo staff, lui appunto ha fatto un gran lavoro con noi, e siamo stati bravi davvero tutti, da chi magari lavora dietro le linee, a chi lavora in campo, allo staff, tutti. Cosa dobbiamo aspettarci dal calcio del Como, dal calcio di Fabregas in Serie A rispetto alla Serie B? Ma il calcio del Como come l'anno scorso, paura di nessuno, giocare a calcio divertendoci e cercare di giocarcela con tutti, cercando di portare a casa il risultato ogni partita. Ho letto che in un'intervista hai detto che quando sarebbero usciti i calendari la prima cosa che avresti fatto è guardare quando si giocherà a San Siro. L'hai fatto? Sì, ho visto e no, ho trascorso, oltre che le giovanili, i 2 anni in prima squadra che ho fatto, sono stati 2 anni bellissimi, dove veramente ho creato un feeling pazzesco con la squadra, con la tifoseria, quindi è stato, diciamo, 2 anni magici. E poi sincero sono andato a guardare anche quando giocavamo contro il Milan, perché comunque ci tengo al Milan, e sarà bello giocarci contro a San Siro, ecco.